Buongiorno, ben ritrovati su Uncinetto e lo Sbaraglio. Oggi vedremo come avviare questo modulo ovale. Vi farò vedere l'avvio, un giro questo bianco, il rosso e poi come si avvia la lavorazione granny, perché da diciamo da un centro circolare con il terzo giro composto da noccioline si passa alla lavorazione granny e poi si prosegue alternando i colori. Io ho messo il bianco e poi il rosso. Questo modulo in genere viene collegato, qui ne ho quattro moduli realizzati con altri colori, perché in realtà è un modulo ovale ad occhio. Io ho trovato questa foto sul web, però almeno la descrizione della lavorazione è diversa da quella che propongo io. Come si collegano? Si collegano, diciamo, dalle punte, da una punta e poi per quattro motivi. Semplicemente quando finiamo il giro granny si collega una mattonella all'altra. Qui con il nero forse si vede male, però se allargo vedete i punti di congiunzione. Può essere utilizzato per coperte, per cuscini, quant'altro. Il modulo è bello anche con delle traforature, quindi immaginate gli altri moduli poi saranno collegati in questo modo sopra e qui ci sarà uno spazio aperto, oppure lavorare una piccola mattonella granny per poterla rendere più compatta. Ho scelto questi colori un pochino perché appunto siamo quasi a novembre e il clima natalizio si inizia a far sentire, fanno capolino le prime decorazioni di tema tipicamente natalizio. Iniziamo dal centro. Il centro è composto da una catenella di 5, 2, 3, 4, 5. Non faccio l'anello magico perché appunto voglio un centro compatto, più stabile. Chiusa con la maglia bassissima mi alzo con 3 catenelle, 2, 3 e poi al centro del mio anellino che si è formato devo andarmi a lavorare altre 17 maglie alte, perché dobbiamo avere un totale di 18 punti. Sono a secondo, facciamo il terzo insieme, poi ci vediamo alla fine del giro. 3 e poi si continua così fino alla fine del giro. Ci vediamo tra poco. Una volta terminato il giro vado a chiudermi con una maglia bassissima nella terza catenella in questo modo. Opla. Ok, così prendo le forbici, taglio e chiudo. Passiamo con il bianco. Questo tipo di modulo va bene lavorato con 3 tonalità diverse da alternare. Passiamo al bianco e entriamo nella prima maglia alta disponibile con l'uncinetto, agganciamo il colore bianco in questo modo, cercando di tirare un po' la codina. Io mi alzo inglobando anche la codina con 3 maglie alte, 1, 2, 3, aggiungo altre 2 maglie alte, 1 e 2, perché in questo giro dobbiamo fare le punte e nello stesso punto di avvio mi chiudo con un'altra maglia alta, metto una catenella e nel punto successivo vado a lavorare un'altra maglia alta. Questo deve essere ripetuto per 8 volte in modo da arrivare alla punta opposta, quindi una maglia alta, 2, sempre una catenella di separazione, 3,
4, separazione con la catenella, 5, catenella, 6, opla, mi sto portando, 6, 7, catenella 8 e poi catenella e facciamo l'altra punta, catenella, entro qui, faccio una maglia alta, 2 catenelle e un'altra maglia alta. Adesso vado poi a fare la stessa cosa dall'altro lato. Sull'altro lato devo ritrovarmi di nuovo con 8 maglie alte, sempre separate da una catenella. Ci vediamo alla fine. Allora, una volta certa di aver fatto le due punte simmetriche, quindi qui 8 punti alti separati da catenella, punta, 8 punti e catenella, sono giunta al termine di questo giro. Ho già fatto la mia catenella, conto 3 catenelle, 1, 2, 3, vado a chiudermi il giro qui. Stacco e chiudo. Adesso prendiamo il rosso, poi logicamente l'abbinamento dei colori va in base ai propri gusti. Entro nello spicchietto, diciamo nel punto V iniziale, che rappresenta appunto la punta del mio ovale, e vado a lavorarmi in pratica 2 noccioline costituite da 3 maglie alte separate da 2 catenelle. Faccio 3 catenelle iniziali, poi faccio 2 maglie alte non chiuse e poi le chiudo insieme, perché quando iniziamo il lavoro sostituisco una maglia alta con 3 catenelle, aggiungo 2 catenelle, nello stesso punto vado a lavorare l'altra nocciolina, 1, 2 e 3, poi faccio una catenella, vado accanto e faccio la stessa cosa, una nocciolina, 1, 2 e 3, catenella, nocciolina. Allora, quindi una nocciolina in ogni spazio di una catenella, ok? 2 e 3 fino ad arrivare all'altra punta. Quindi dovrò distribuire le mie 8 sulle mie 8 catenelle laterali, le noccioline, 2 e 3, catenella, 1, 2, 3, chiudo, catenella, vado accanto, 1, 2, 3 e chiudo, catenella, ancora fino ad arrivare qui in pratica, 1, 2, 3, chiudiamo. Opla, scusate, ho dato un colpo, faccio scorrere un po' il filo, 2 e 3, chiudo, metto la catenella, 1, 2, 3, chiudo e con la catenella qui 1, 2, 3,
chiudo e metto catenella. Qui devo fare le 2 noccioline invece separate da 2 catenelle, 2 e 3, perché la punta è anche il, diciamo, il punto, scusate, il rifuso, il punto in cui ci saranno gli aumenti, quindi si raddoppia la lavorazione. E poi faccio la stessa identica cosa dall'altro lato e continuo così fino alla fine del giro. Una volta terminato il giro delle noccioline ho fatto una catenella e vado a chiudermi con una maglia bassissima nella chiusura della nocciolina iniziale. Adesso si passa alla lavorazione granny, per questo vi dicevo, vi faccio vedere solo questo pezzettino, poi si procede per chi è un po' pratico appunto della lavorazione all'uncinetto con il semplice granny, ricordandoci poi però che nelle punte si distribuiscono gli aumenti, quindi dobbiamo ricordarci che nelle punte, in questo caso qui, vanno lavorati gli aumenti. Infatti entro proprio nella punta iniziale con il mio uncinetto, carico 3 catenelle che sostituiscono 3 maglie alte, scusate, una maglia alta, entro, faccio altre 2 maglie alte, una e 2, 2 catenelle, di nuovo 3 maglie alte. Sui laterali invece andrò a inserire in ogni spazio dato alla fine della lavorazione della nocciolina dalla catenella che avevamo messo di 3 maglie alte, quindi vado lateralmente e faccio 3 maglie alte, una, 2 e 3, catenella e poi a fianco 3 maglie alte, una, 2 e 3. Procedo poi in questo modo fino all'altra punta dove andrò a inserire gli aumenti, quindi 3 maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte, e procederò ugualmente con un punto granny in ogni spazietto fino alla fine del giro. Allora, il modulo è formato da 3 giri granny, si ripeteranno poi i colori bianco e rosso. Nel modello appunto che ho visto e poi modificato, questo è il modulo, però ciò non toglie che possiamo magari realizzare una mattonella, un modulo molto più grosso, più grande. Pensate ad esempio a chi piace magari realizzare un cuscino di questa forma, quindi ci servirà aumentare il numero dei giri. Sarà tutto punto granny, ricordandoci però appunto gli aumenti qui nelle punte in modo da avere la forma ovale. Spero di essere stata abbastanza chiara e che il lavoro vi piaccia. Se è così, mi raccomando, lasciate un like e iscrivetevi al canale. Buona creatività da Uncinetti allo sbaraglio.